presentiamo il nostro ospite speciale, Mister Nico! Vai! Buongiorno ragazzi, mi vedete adesso? Mi vedete? Buongiorno, come state? Tutto bene, grazie Nico. Guarda, sono felicissimo che tu sia qui con noi oggi, veramente per me è un onore averti qui e sono anni ormai che diciamo che avremmo fatto questo intervento e ce l'abbiamo fatta. È vero? Allora, raccontiamo Nico chi sei. Soprattutto raccontaci un po' la tua vita professionale, perché di questo ci interessa, e soprattutto la tua missione è di aiutare gli italiani a trasferirsi qui alle Isole Canarie. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, io sono Nicolò, tutti mi conoscono come Nico, qua a Fuerteventura. Mi sono trasferito nel 2017, ma mi sono innamorato di Fuerteventura in realtà nel 2015, anno in cui poi, tra l'altro, ho scelto di trasferirmi in quest'isola. Poi, sai, ci vuole sempre un po' per trasferirsi, non è che uno lo fa dall'oggi al domani. Oggi è un pochino più semplice, anche perché poi ho impostato tutta la mia vita su quello che io ho vissuto, sul trasferire le persone qua ed evitargli tutti gli errori che io ho fatto a suo tempo. Però in realtà devo dire che spero che sia utile, insomma, negli anni poi è andata ad affinarsi un pochino la tecnica, un po' come fa un chirurgo nel largo della sua carriera, ed effettivamente devo dire che la scelta di venire a vivere a Fuerteventura è stata una scelta che dopo 8 anni, io ho coronato 8 anni il 27 aprile ci stava anche il Bueno, del mese scorso. Sì, dopo tanti anni, sai, anche tu stessi mischiano le parole italiane con quelle. È solo un anno e mezzo che sono qua e già faccio una fatica a isolare le lingue, ti capiamo, ti capiamo. È un po' complicato. Devo dire che sono emozionato perché in realtà ogni volta, anche quando faccio qualche intervento, qualche live con qualcun altro, non è come farla da soli, e quindi è una cosa molto bella, perché se dopo tanti anni ancora riesco a essere emozionato di questa cosa, significa che davvero mi piace quello che faccio, credo in quello che faccio realmente. E nulla, io sono un ragioniere, sono cresciuto a Como, anche se in realtà sono bergamasco, sono di Dalmine. Mi piace sempre ricordare questa roba, che noi bergamaschi siamo un po' così, ci piace ricordare da dove arriviamo. E mi sono innamorato di Fuerteventura perché erano venuti i miei genitori in viaggio di nozze nell'88 e si erano sposati in autunno, quindi non avevano il passaporto, non sapevano dove andare in un posto al caldo in Europa, e quindi l'agenzia viaggi gli aveva consigliato di andare al caldo, dove? Al caldo in Europa, alle Isole Canarie. Per non andare nella solita Tenerife, nella solita Gran Canaria, gli avevano proposto di fare questa sorta di zingarata un po' selvaggia in un'isola ancora poco conosciuta, che era l'isola di Fuerteventura. Quindi loro sono venuti qua in quest'isola, sono stati qua penso circa una settimana, 10 giorni, non mi ricordo nel dettaglio, e si sono innamorati così tanto di quest'isola, facendo jeep safari. C'erano già degli italiani che affittavano le jeep ad andare nel deserto, una volta si poteva andare nelle dune, che oggi è parco protetto, non si può più fare. Sono cresciuto con questa idea che un domani sarei andato a Fuerteventura, perché non sono più tornati loro poi. Quindi io sono cresciuto, sono nato nel 91, io ho 34 anni, e quindi sono cresciuto con questo ma Fuerteventura. Dopo aver girato un po' tutta l'Italia, ho detto, ma sai cosa faccio? Adesso me ne vado non una, non due, ma ben 3 settimane a Fuerteventura. Ed è così che la prima settimana ho detto non ce la faccio più, perché da buon lombardo fattura, e Fuerteventura era il contrario di quest'isola. Oggi sta un po' cambiando, anche se ancora indietro, ma 10 anni fa era davvero per certi aspetti terzo mondo. Tante volte la gente si irrigidisce un po' quando sono cinico su queste cose di Fuerte, ma forse anche il motivo del risultato di questo canale YouTube, a differenza di tanti altri sulle Canarie, perché dico un po' quello che penso, anche se mi va contro tante volte. E devo dire che l'essere venuti qua a Fuerteventura la seconda settimana mi ha dato l'opportunità di capire che forse nella vita non c'era solo il fattura Porsche Milano Casello 480, e la terza settimana ho detto io mi trasferisco. E questo è stato un pochino il concetto del, quando dico ai miei clienti, che poi sono amici clienti, perché io butto dentro sempre un po' tutto, è stato il dire venite più di una settimana, perché se io mi fossi fermato una sola settimana nel 2015 probabilmente non sarei più tornato a Fuerteventura,
men che meno avrei pensato di trasferirmi in quest'isola e di aprire partita IVA qua, poi aprirne un'altra, fare una società, eccetera, eccetera, eccetera. Guarda, se posso dire una cosa, mi piace l'innamoramento flash che hanno avuto i tuoi genitori, che hai detto che in una settimana, 10 giorni, già avevano capito tutto, diciamo, e invece l'altro lato di, ok, no, per vederla davvero, per capire davvero ed entrare nel ritmo, entrare in risonanza con la vibrazione di Fuerte, a te invece è servito un attimo di più. Quindi comunque è un posto atto per accogliere tutti, bisogna solo darle il giusto tempo per esprimersi, farsi capire, diciamo, e poter noi capire lei, soprattutto, questa bellissima Sì. isola. Secondo me quest'isola o la ami o la odi, la maggior parte della gente poi la vive in questo modo, nel senso che ha delle energie, delle vibrazioni talmente forti che se arrivi impreparato non la capisci e quindi fa sì che non ti piace. Altri invece arrivano, hanno la stessa frequenza e quindi non se ne vanno più, come poi è successo con me, con Nico e con tantissimi altri come noi. Io concordo pienamente sia con quello che dice Tom che quello che dici tu, Ste, che ci conosciamo da tanti anni oramai e nonostante comunque tu viva nel sud dell'isola, io viva nel nord come quasi tutti gli italiani, quindi vivere dove vivo io è molto più facile, per esempio, poi magari nel caso entriamo anche in questo concetto che i tedeschi vanno con i tedeschi, i francesi con i francesi, gli inglesi con gli inglesi, gli italiani con gli italiani, perché ovunque vai nel mondo l'italiano fa sempre gruppo, il marocchino fa gruppo, il turco fa gruppo, l'albanese fa gruppo, cioè siamo un po' tutti così, alla fine anche noi siamo un po' tutti uguali. Però il concetto è proprio questo, che per alcuni è immediatamente amore. Quindi è questa valvola di sfogo, questa sensazione detox che ti dà Fuerteventura. Un po' tutte le 8 isole Canarie danno questa sensazione detox, ma Fuerteventura, che è considerata ancora oggi, seppur sia cambiata molto nel corso degli anni, la isla tranquilla, la isla lenta, Fuerteventura, tra l'altro non vuol dire forte vento come pensa tanta gente, l'ho detto spesso nei video, ma vuol dire grande avventura, forte avventura, grande fortuna. Insomma, ci sono diversi libri nel corso della storia che hanno cambiato un pochino il significato, ma mai per forte vento, nonostante comunque il vento sia una dominante in questa isola come in tutte le isole Canarie, come ogni isola che c'è presente nel mondo. Il concetto è un'isola che ti attrae, è un'isola che tanto ti attrae ma tanto ti allontana. È un'isola che comunque mette in discussione tu stesso come persona e ogni persona che viene a vivere in quest'isola, che essa sia single o specialmente in coppia, mette davvero la prova, la coppia mette davvero la prova proprio in generale la persona in sé, cioè è un po' come se noi fossimo costantemente bombardati quando siamo in Italia. Io parlo, siamo un po' tutti della Lombardia, noi oggi che stiamo facendo questo podcast, questa live. È una cosa che sento di meno quando parlo con magari dei clienti del centro-sud Italia, specialmente proprio del sud Italia, che è molto più simile come stile di vita alle isole Canarie. Noi del nord siamo bombardati costantemente da luci, colori. Io dico sempre una sorta di Las Vegas dove non abbiamo il tempo materiale per poter pensare a noi stessi. Quindi salvo il corso di yoga da 90 euro a lezione che faccio e quindi devo correre, devo andare a Segrate, prendere 8 metri, le robe, che arrivo, che dico ho fatto yoga ma ora che torno a casa sono già, cioè il buono della yoga è già finito, ecco. Sì. In realtà è la mia routine, è il mio iter lunedì, venerdì, 12 ore fuori casa, puntello all'Esselunga, un po' di spesa e alla fine torno lì e faccio il mio. Cioè, siamo un po' tutti provincialotti, un po' tutti 3-4 mila abitanti nello stesso paese, non ci parliamo l'uno con l'altro, non conosco il paese di fianco a me anche se sono 30 anni che vivo lì. Quindi è un po' questa realtà dove uno non ha il tempo di poter dire ma io sono felice, è quello che io voglio nella mia vita questo. E questo è totalmente imprescindibile dal fatto che io possa avere un'eredità, possa avere papà che mi dà i soldi, possa avere un buon lavoro, possa essere in una situazione anche super agiata e agevole. Quando vieni qui invece hai tanto tempo per pensare a te stesso, per ripensare a quello che è la tua vita, per ripensare a quello che tu hai detto. Io ho fatto 40 anni dove? Cioè, ho passato tutta la mia vita dove l'ho passata, con chi l'ho passata, che cos'ho? Che cosa oggi? Sono felice di quello che ho oggi? No, non sono felice. E qui riesci a rivedere un attimo tutto il tuo storico, un po' come se tu dovessi rivivere un pochino la tua vita nel deserto
in queste distese, in queste lande desolate a tutti gli effetti, o su uno scoglio di una spiaggia. Ricordiamoci che Fuerteventura ha quasi 400 km di spiagge completamente incontaminate, quindi dove tu prendi, arrivi, non c'è nessuno per chilometri, 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 dove puoi prendere, puoi urlare al mare, puoi farti un bagno nudo, puoi fare qualsiasi cosa in quest'isola. Realmente chi vive qui ama questo, adora questo, e non può più farne a meno. Appunto lì che arriviamo ora con questa appunto droga che ti dà Fuerteventura, che ti danno le Canarie in generale, da cui io non andrei mai via, lo dico a 8 anni, cioè proprio a posteriori. È un posto dove tu sani, capito? Un posto dove tu una mattina ti svegli e dici: perfetto, quest'isola ha fatto abbastanza per me, bene, ora è il momento che io me ne vada via. Per tante persone è così, per tante altre persone invece è proprio un posto dove io voglio rimanere perché non concepisco un altro stile di vita se non quello che Fuerteventura mi dà. Cioè qui siamo proprio nel discorso del discorso, sia non stiamo parlando solo di Canarie, ma stiamo parlando di Fuerteventura, che per antonomasia è l'isola un pochino più spirituale. Hai fatto un discorso perfetto, nel senso che il tuo concetto che hai raccontato è quello che racconto spesso anche io alle persone che mi chiedono delle Isole Canarie, di Fuerteventura, e quindi io so già se una persona è ideale a trasferirsi, ideale a fare una vacanza, quale isola canaria è più adatta a lui. E il fatto appunto che dicevi Fuerteventura è si ha veramente tanto tempo, e molte persone quando hanno tempo diventano matte, nel senso che hai il modo di dire, cioè io lo vedo, tante persone, c'è anche qualcuno che ci sta ascoltando che so che si è appena trasferito e in alcuni momenti dici ma non so cosa fare, ok? Quindi può entrare o la noia, e la noia diciamo è un'emozione che è molto difficile da gestire, oppure la paura, oppure determinate emozioni che non sono così facili, e quindi Fuerteventura è un'isola molto yin e yang, Sì. un'isola di depurificazione, un'isola detox, proprio era proprio per raccontare quello che Nico diceva, dare un altro peso a questo. E dimmi Tom, dici. No, l'ho vissuto uguale, letteralmente uguale, per questo mi sono ritrovato molto nelle parole di Nico. Qui non a Fuerteventura, però in un bellissimo, anzi fuori da un paesino, in mezzo al bosco, in una comune di donne con galline, pecore, cani, gatti, e ho vissuto 5-6 mesi dopo una vita anch'io di fatturare, produrre, fai l'università, lavora per andare all'università, poi vai a lavoro dal lunedì al venerdì, tutta una vita così. Ho staccato la spina, mi sono messo a fare lavori manuali in mezzo alla campagna, senza essere pagato, senza pagare, come in una bolla fuori dal tempo e dallo spazio, un non luogo. E effettivamente ho vissuto tutte queste cose e ora cosa faccio? Lavoravo la mattina e dicevo e poi il pomeriggio? E ora che sono fermo, e ora che ho tempo per me, però l'opportunità di prendi tutti i cani, vai a fare una passeggiata nel bosco. Avevo un laboratorio di ceramica, dai Vali, fammi vedere, facciamo ceramica. Oppure sono messo lì a fare i fermentati, insomma ti dà l'occasione o di implodere, come diceva Ste, c'è gente che non è pronta per questa, se no invece puoi riuscire a trovare te stesso, puoi riuscire a trovare un po' di la vera via, smettere di essere inoltre come il milanese e prendere tempo, capire chi sei, cosa vuoi, e veramente può fare tanto tanto bene. Se posso aggiungere, se posso aggiungere quello che dice giustamente Tommy, anche se il mio percorso è stato differente, perché io mi sono trasferito dall'Italia, dove ho detto se io vado a Fuerteventura non posso vedermi in maniera diversa se non con una partita IVA, se non con un'azienda. Bisogna anche dire che comunque io caratterialmente sono una persona che è sempre molto fedele a quello che sono i suoi dogmi, dei dogmi che sono stati tramandati dalla mia famiglia, una famiglia di imprenditori, e quindi io sapevo che venendo alle Isole Canarie non avrei mai potuto rimanere probabilmente sottotitolare, e la possibilità delle Isole Canarie è quello che tante volte, che poi questo si riflette anche in un risultato scadente, tante volte, che è quello che qui è molto più facile fare impresa. Quindi è pieno
zeppo di persone che vengono da fuori, che si improvvisano e fanno impresa qua. Io nella mia fortuna, se così posso dire, perché avevo solo 26 anni quando mi sono trasferito, non avevo ancora una grande formazione, oppure non è che mi ero... ero ancora duttile, mettiamola in questo modo, non ero già un pezzo di ferro solido che non si poteva più piegare come i cinquantenni che vengono qua, che hanno fatto gli idraulici per tutta la vita e oggi vogliono fare i pizzaioli. Con tutto l'affetto per i pizzaioli che sono bravissimi, che erano idraulici in Italia, però il concetto è che io avevo ancora l'opportunità di poter crescere da zero quasi, ero ancora un po' vergine nel mondo del lavoro, nonostante fossero già 10 anni che io lavorassi, però il concetto nasce appunto dal fatto che io qui ho trovato un'opportunità, ho avuto, non dico le braccia aperte, ma senza entrare nei discorsi fiscali, proprio anche per quanto riguarda gli aiuti, ma anche per quanto riguarda una vita più semplice dal punto di vista del vendersi e vendere i propri servizi, specialmente io parlo di tanti anni fa, perché ripeto, eravamo agli arbori, per certi versi lo siamo ancora, però così. Ho avuto il mio tempo per poter capire esattamente che cosa volessi fare in quest'isola, perché sono arrivato con un'idea che poi si è modificata una volta che sono arrivato qua, che poi si è modificata ancora, che poi si è modificata ancora, al che io ho fatto 8 mesi a non fare niente. Quindi quando la gente mi dice, ma io mi devo trasferire a Fuerteventura, quanti soldi devo avere da parte? Ecco, se già cominci a farti questa domanda, nel 2025 non ti trasferire, nel senso che oggi costa come vivere a Milano, per esempio. 10 anni fa non era così, costava un quinto vivere rispetto a quello che costa oggi per avere un decimo dei servizi di oggi, per esempio. Però il concetto sta che io ho avuto il tempo, ed è quello che io cerco sempre di spiegare alla gente: non avere fretta. Non siamo in Italia, non avere quest'ansia, devi venire qui, devi conoscere l'isola, e un po' per disintossicarti, ma un po' anche per conoscerla. Se tu non fai almeno un 4, 5, 6, 7 mesi a guardarti attorno, a conoscere bene la lingua, a conoscere le persone, che non per forza devono essere i nativi, sfatiamo questo mito che se stai con gli italiani diventi una cattiva persona, se stai con i nativi diventi una brava persona. No, devi stare con tutti e devi stare con nessuno. Ti fai il tuo percorso, vieni qui, capisci l'isola. Una volta che tu hai capito l'isola, quello che ti può dare e soprattutto quello che non ti può dare, perché ti toglie tantissime cose l'isola di Fuerteventura rispetto al paesello che abbiamo in Italia. Una volta accettato questo, si ha anche una mente più aperta per poter affrontare quello che sarà poi il futuro, capito? Quindi è meglio 6 mesi a fare niente per un futuro più roseo, piuttosto che arrivare, piombarsi in un locale commerciale da ritirare, piuttosto che un trapasso di attività che compri, che fai, che disfi, che poi ti ritrovi dopo 4-5 mesi che sei pentito magari di quello che hai fatto perché hai fatto le cose troppo di fretta. Penso che sia applicabile non solo a Fuerteventura, ma a tanti casi. Quindi ottimo consiglio, particolare ma allargabile al generale. Grazie. È un messaggio positivo, infatti siamo in positive vibration. Grande, esatto, Nico. Esattamente. Ma senti Nico, raccontaci un po' il tuo punto di vista sulle 8 isole Canarie. Abbiamo parlato di Fuerte, ma la diversità delle 8 isole, anche per i nostri amici che magari non sono mai stati alle Canarie, e non so, qualche peculiarità tua, e poi Tom, se tu vuoi fare qualche domanda, giustamente, visto che sei mai stato sulle isole. No, guarda, me l'hai proprio rubata la domanda, nel senso che io poi non sapevo neanche quante fossero, lo sto scoprendo un po' adesso, e vedo che però sia tu Stefano che adesso Nico mettete molta enfasi nel sì, sono le Canarie, però quest'isola fa questo, quella è l'isola calma, quella è l'isola dove così, quella è dove cos'ha. Quindi in realtà sono molto curioso e lascerei assolutamente la parola per le spiegazioni. Allora, le isole Canarie sono diventate da pochi anni 8, lo stavano dicendo prima dietro le quinte mentre ci stavamo preparando per questa diretta. Ufficialmente sono sempre state 7, quindi partendo dalla costa est, intendiamo quindi dalla parte del Marocco. Noi siamo Fuerteventura a 98 km nel suo punto più vicino, al faro dell'Entayada, poco sopra Gran Tarajal, Las Playitas, la zona più vicina al Marocco, alle coste appunto marocchine, anche se deserto da Mauritania, però fa comunque sotto Marocco. Abbiamo Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, e poi è come se
terminasse questa sorta di diciamo repubblica, che è la Repubblica dell'Est, che siamo noi, capeggiati da Las Palmas di Gran Canaria, e poi abbiamo un po' la Repubblica di Ovest, che è capeggiata da Tenerife, con Santa Cruz de Tenerife, con le 3 isolotte, El Hierro, La Palma e La Gomera. C'è un'ottava isola, che questa è diventata famosa, scusatemi, c'è un turista che sta arrivando con l'aereo in questo momento sopra di me, magari si sente, un'ottava isola che è la Graciosa. È un'isola che è diventata molto famosa, specialmente a livello proprio turistico, proprio negli ultimi anni, al punto tale che finalmente è stata contemplata come vera e propria isola da aggiungere, da añadir, come si direbbe in spagnolo, alle 7 isole Canarie. Quindi oggi definiamo proprio l'arcipelago delle isole Canarie come 8 vere isole. Ogni isola è completamente differente l'una dall'altra, diciamo che chiaramente le isole di est, tra cui Fuerteventura, sono tutte molto simili, quindi hanno la peculiarità di essere deserte, hanno la peculiarità di avere poche piogge. Fuerteventura, anche se stanno aumentando le piogge negli ultimi anni e si sta tropicalizzando l'isola, sta diventando più torrida in estate, più umida in inverno, rimane comunque un'isola molto secca, con delle notti molto umide, quindi al mattino abbiamo sempre i vetri delle macchine bagnati come se avesse piovuto, ma in realtà non ha piovuto, e giornate molto secche, un po' ventilate, e un sole che spacca le pietre, praticamente 340 giorni all'anno. Si dice che a Fuerteventura puoi fare il bagno tutto l'anno, realmente è vero, anche se l'Oceano Atlantico non è proprio così caldo, noi mediterranei siamo abituati a temperature sicuramente ben più calde, però quando ci si abitua a fare il bagno nell'acqua a 20 gradi, 18, 19, 20, con picchi da 24 nel periodo di settembre-ottobre, che è il momento più caldo dell'anno, si riesce comunque a fare davvero un bagno tutto l'anno. Effettivamente io faccio gli anni 5 gennaio e ho sempre fatto il bagno al mio compleanno qua senza alcun problema. Poi magari il giorno dopo un po' di raffreddore c'è, però te lo metti in saccoccia e fa parte, del gioco. Lo metti già a preventivo. Esatto, lo metti a preventivo. Dicevo, Lanzarote e Fuerteventura sono isole molto semplici, anche se Lanzarote è un'isola molto più giovane, e la peculiarità di Fuerteventura è che è l'isola più vecchia dell'arcipelago ed è quella più secca. A tutti gli effetti è proprio molto simile alla Graciosa, è molto secca, poche piante, tutto quel poco verde che c'è o se lo mangiano le capre o viene protetto dall'uomo con oppure piante velenose che le capre non mangiano, oppure con delle riserve o nelle città dove le capre non arrivano. Ricordiamoci che Fuerteventura, ad esempio Puerto de Rosario, che è la sua capitale, ogni isola è la sua capitale, si chiamava Puerto Cabras perché era il porto delle capre. Arrivavano le navi mercantili, lasciavano giù la merce a Fuerteventura e loro compravano le capre. Il simbolo di Fuerteventura per l'appunto una capra, è l'isla Majorera. Il Majorero, il nativo di Fuerteventura, non è un pescatore, qui non si mangia bene il pesce, qui si mangia bene la carne di capra, i formaggi di capra, nonostante siamo in un'isola. Ripeto, ogni isola ha le sue peculiarità. Lanzarote è un'isola molto più chic, è una Fuerteventura che magari io dico sempre, una Fuerteventura con il mignolo alzato, perché è un pochino più bellina. C'è stata tanto l'influenza di César Manrique, che è stato un artista, è stato un architetto, che ne continuano a parlare, ne parlano un po' come se fosse una sorta di dio umano che è esistito a Lanzarote, e lo hanno messo praticamente ovunque all'interno di quello che è la politica anche di questa isola, perché è diventato anche un politico a suo tempo. Poi quando è venuto a mancare, se non ricordo mai, nell'anno 92, lo hanno esaltato ancora di più, e quindi adesso tutta l'isola è un piccolo presepe, sembra Nazareth inteso proprio a tutti gli effetti. Cioè, se io immagino un presepe vedo Lanzarote. È un posto tanto chic, tanto di inglesi, si arriva a 8-9 mila, 10.000 euro al metro quadrato per una casa oggi, quindi è praticamente insostenibile per la maggior parte dei portafogli medi della borghesia, della poca borghesia che rimane in Europa, specialmente nel Sud Europa. Poi andiamo su Gran Canaria e Tenerife, che sono le due vere province, che sono le vere e proprie province del governo delle Isole Canarie, e sono abitate praticamente dall'85% degli abitanti totali delle Isole Canarie. Quindi noi abbiamo circa 800.000 abitanti a Gran Canaria e circa 1 milione di abitanti a Tenerife. Tenerife è l'isola più grande dell'arcipelago, ed essendo la più grande dell'arcipelago è quella che può ospitare più persone. Più noi andiamo verso ovest, più ci sono piogge, diminuiscono i venti, ed è più un ambiente, diciamo, equatoriale, quindi abbiamo la possibilità di poter vedere magari delle bellissime palme, possiamo vedere dei giardini meravigliosi con delle piante proprio, anche se non autoctone, magari argentine, venezuelane, insomma tutte del Sud America, portate perché il clima è molto simile, con questo clima temperato ma delle piogge ricorrenti, specialmente nel centro-nord delle isole e nell'entroterra.
Questa cosa causa? Causa che noi passiamo da avere la neve, per esempio, a Tenerife, sul Teide, che è la montagna più alta di Spagna, con 4.000, circa 200 metri di altitudine, che è la montagna più alta di Spagna, passiamo da lì, dalla neve, a essere in spiaggia a prendere il sole con 32 gradi a Playa de los Cristianos, che è per antonomasia la spiaggia degli italiani delle Isole Canarie, nell'arco di 40 minuti di macchina, per intenderci. Quindi noi più andiamo verso est, più abbiamo queste 4 stagioni, che in realtà direi 3, perché l'inverno non c'è alle Canarie, ma questa rotazione primavera, estate, autunno, che qui si sussegue praticamente nei secoli e nei secoli anni. Questo è un po' il concetto, appunto, del perché tantissima gente sceglie isole come Tenerife. Poi in secondo luogo, se non va a Tenerife va a Fuerteventura, che poi è un paradosso perché sono le 2 isole opposte l'una all'altra. Io, tante volte non me l'avete ancora chiesto, ma ve lo anticipo io, quando Nico dovesse andare via da Fuerteventura, dove andresti? Sicuramente non me ne andrei a Isla Margarita, come sta diventando famoso in questo momento, perché tutti un po' di italiani famosi alle Isole Canarie stanno spostando per quell'isola. Io non andrei sicuramente lì, non uscirei dall'Europa per 1 milione di motivi, non entriamo in live oggi su questo, ma ho 1 milione di motivi perché non uscirei da una Europa che tante volte non è neanche la mamma che tutti vorremmo avere, perché non lo è per certi versi, ma per molti altri direi dove vado a Tenerife. Nonostante sia l'opposto di Fuerteventura, non andrei alla Palma, non andrei a Hierro, non andrei alla Gomera, che sono isole un pochino più semplici come Fuerteventura, sceglierei l'opposto. E cosa ti darebbe in più rispetto a quelle altre invece che hanno uno stile un po' più, chiamiamolo hippie, fricchettone, come mi sembra di capire che abbia Fuerteventura? Come mai andresti invece proprio su quella col mignolo più alzato? Allora, partendo dal presupposto che Tenerife non è quella col mignolo più alzato. Quello che era Lanzarote, vero. Esatto, ma è l'isola che è quella più completa, tutto arriva prima. Ok. Tutto parte da Tenerife e poi segue con Gran Canaria. Gran Canaria è fondamentalmente l'industria delle Isole Canarie, quindi dove ci sono i magazzini, dove ci sono tutte le parti di trasformazione della materia prima. Faccio sempre l'esempio della Coca-Cola. Noi sì produciamo una Coca-Cola alle Isole Canarie, la produciamo a Gran Canaria, arriva lo sciroppo, viene poi mischiato con l'acqua gassata e viene poi venduta la Coca-Cola delle Isole Canarie. Perfetto, quindi Gran Canaria io la vedo un po' in questo modo. Ha tutti i difetti di Lanzarote e Fuerteventura, quindi arida, al contempo ha lo stress di Tenerife, che non me ne vogliono gli amici di Gran Canaria, perché io adoro Gran Canaria. Tra l'altro io sono un grande appassionato di macchine, nel mio parco auto ho un BMW, non c'è BMW a Fuerteventura, vi faccio un esempio stupido, non c'è neanche a Lanzarote, io per un semplice tagliando, per un semplice cambio gomme, devo passare tramite Gran Canaria. Quindi nel mio caso io vado spesso a Gran Canaria, la conosco molto bene, ho dei collaboratori a Gran Canaria e devo dire che è un'isola che mi piace molto, ma se devo fare una scaletta sicuramente metto Fuerteventura al primo posto e subito dietro Tenerife, perché nel suo essere impegnativa Tenerife, perché c'è un traffico che è esattamente come quello di Milano, come quello di Napoli, come quello di Roma, riesce ad essere al contempo un'isola che ti può dare tutto. E nella mia realtà, di una famiglia comunque giovane, di un ragazzo giovane con 3 più 1 figli, eccetera, mi trovo in una situazione dove, se dovessi pensare a una vita più completa, sicuramente in una realtà dove Fuerteventura è magari un po' limitante, non nella mia situazione, perché io ho un business avviato, ho diverse attività che ho in marcia, quindi nella mia situazione mi andrebbe bene anche stare in un posto dove non c'è niente, perché è brutto da dire, però in una realtà come Fuerteventura, dove tante volte gli stipendi sono un pochino più bassi, è più difficile trovare una casa, è difficile rimanere qui, chi non ha un portafoglio con sé alle spalle, magari gli è più facile vivere in un'isola strutturata, in una grande città, ci sono più opportunità sotto ogni punto di vista. Fuerteventura, diciamo che per chi si è trasferito qua tanti anni fa, per chi ha potuto avere già un buon contratto di affitto, per chi ha potuto comprare una casa, per esempio, si trova in una situazione dove oggi non è agiato, vive come un re. Chi invece sta arrivando oggi, se non ha il giusto portafoglio, come abbiamo accennato prima, come ha accennato Stefano, come riaccennerò un'altra volta io prima della fine di questa live, non scegliete Fuerteventura perché è un'isola economica. Ecco, fondamentalmente è un po' questo il concetto. Quindi Fuerteventura sì, ma Fuerteventura, come stai dicendo giustamente tu, isola hippie, isola fricchettoni, è un'isola che si sta trasformando e si sta trasformando in un'isola di radical chic. Quindi un'isola dove
Si sta gentrificando anche Fuerteventura nella sua maniera, diciamo. In certi posti sta diventando un pochino un quartiere di Formentera, un quartiere di Ibiza. Questo non significa che tutta l'isola è così, perché comunque è un'isola di 120 km per 50, quindi ci sono ancora un sacco di posti molto semplici dove la vita scorre ancora lenta e dove la gente vive con 1.300 euro al mese e si può vivere tranquillamente, si può vivere bene. Il concetto però di scambiarla per l'isola ancora così, specialmente perché si vedono tante volte un sacco di ragazzi che vengono qui, fanno una stagione, fanno un anno, fanno 2 anni e vivono in questi camper degli anni 60 comprati di quarta mano e vanno in giro con le ciabatte, tipo io oggi che sono in questa modalità proprio super hippie, con le mie Birkenstock in giro piedi nudi per l'isola. Sì, va bene, però ricordiamoci che la stragrande maggioranza di questi ragazzi hanno dietro 2, 3, 4, 5 mila euro al mese che arrivano da diverse parti e che gli danno la possibilità di poter vivere questa vita qua su Fuerteventura e andare in giro con la borsetta ecosolidale e mangiare il prodotto non OGM. Ecco, però il concetto di base è che noi compriamo, tra virgolette, attraverso i video questo sogno dell'isola semplice, della vita semplice, ma ricordiamoci sempre che non è sempre così e la maggior parte delle persone che fanno questi video hanno un portafoglio da diverse centinaia di migliaia di euro che gli consente di poter vivere l'IP del 2025, che non ha altro nome che Radical Chic. Fanno come li chiamano adesso i comunisti col Rolex. Guarda, penso che ci abbia dato un'ottima panoramica, davvero. Grazie mille su quelle che sono le varie realtà delle nostre, vostre più che nostre, isole Canarie. Grazie davvero. Esatto, allora siamo andati abbastanza lunghi, però non mi piaceva interromperti perché appunto hai fatto un bellissimo discorso. La domanda, e magari facciamo un pochino più breve, tu oltre a appunto aiutare gli italiani eccetera, tu hai un canale YouTube chiamato Nico Ica, ok, dove settimanalmente fai o posti video di Fuerteventura, delle isole Canarie, e adesso lo proiettiamo, transizione. Praticamente avevo preparato un piccolo video, guardiamo solo un pezzettino. Ok, hai fatto un video l'altro giorno riguardo il turismo sta uccidendo le Canarie. Ecco cosa c'è dietro: la protesta 18M. C'è stata appunto una protesta questo weekend, il 18 maggio. Intanto facciamo vedere il canale Nico Ica FTV, che vi invito a seguire, ragazzi, come invito a seguire il nostro canale Positive Vibration FTV. E quindi ascoltiamo solo un pezzettino. La manifestazione del 18 maggio 2025, fra soli 2 giorni, conosciuta come 18M, potrebbe cambiare davvero una volta per tutte le sorti dell'arcipelago delle Isole Canarie. Scopriamolo insieme nei dettagli in questo nuovo video. Prima di tutto però vi devo dire una bella cosa, ossia che io sono Nicola Gamozzi, vivo a Fuerteventura da 8 anni e ti aiuto ogni settimana a scoprire quello che succede e non succede in queste belle isole, e soprattutto ti condivido le cose, quelle che sono meno belle, perché solo conoscendo le cose meno belle ci si può innamorare davvero di questo arcipelago. Scopriamolo insieme, dai Nico, senza che lo guardiamo dal video. Intanto la views te l'abbiamo data. Raccontaci un po' che cos'è questa cosa del 18M e che cos'è il... attenzione, sì. Che cos'è appunto questa protesta e com'è il turismo in questo momento? Cosa sta accadendo qui alle Isole Canarie? Allora, le Isole Canarie semplicemente non sono cresciute tanto negli anni 80, 90, 2000 perché nessuno le conosceva, non c'è altro modo per spiegare questa cosa. Erano un posto lontano, sono un posto lontano perché siamo a 4.000 km da praticamente qualsiasi persona che abbia il portafoglio per poter venire qua a investire dall'Europa, dagli Stati Uniti sono troppo lontani e dall'Africa non c'era nessun motivo perché è un altro continente. Quindi quello che è successo è che inizialmente nei primi anni tutti venivano in vacanza un po' come noi lombardi andiamo in Sicilia, quindi dalla Spagna, principalmente da Madrid, perché mezza Spagna vive a Madrid, venivano in vacanza qua alle Isole Canarie. Principalmente, dicevo, Tenerife e Gran Canaria perché sono le prime che si sono sviluppate e tutti andavano lì.
Piano piano si sono sviluppate, ma il turismo non è mai stato troppo forte, e le isole minori, tra cui appunto Fuerteventura, sono state un pochino dimenticate nel corso degli anni e sono andate crescendo piano piano. Poi si sono susseguite una serie di crisi. La crisi più grossa c'è stata nel 2007, a settembre 2007, con la bolla immobiliare, con la burbuja che è stata nel 2007, che ha portato la Spagna a distruggere fondamentalmente quello che era il suo tessuto immobiliare, il tessuto economico di tutta la nazione. Oggi che le Canarie hanno ospitato più di Brasile e un altro stato gigante come turismo, che appunto sono 8 isole veramente piccole, e paragonare a degli stati così grossi, proprio capire quanto sono, non voglio dare parole, però la dimensione dell'attrattiva che esercitano le Canarie, perché è forte, è forte. È impressionante comunque. Se pensi che sono 8 scogli davvero nell'Atlantico e salvo il clima che è sempre molto temperato, ma mai troppo caldo, e il mare non è neanche così caldo, a Fuerteventura le spiagge sono quasi tutte nere, sono quasi tutte un po' tristi, nel senso tristi per intendere come il Adriatico, non è che uno dice wow, vado alle Seychelles, capito, sono andato a Martinica, ecco, cioè non si sta parlando di Caraibi, sono belle come i Caraibi in posti, ma hanno un sacco di vantaggi le isole Canarie. Ho sempre detto contro tutti i miei interessi economici e anche sentimentali, perché io amo anche questi difetti di queste isole, però mi rendo conto che non sono per te neanche loro. Oltre a questa imperfezione ci aggiungiamo quindi un costante aumento di interessati che hanno comprato, che hanno ricomprato case usate, perché qui le concessioni edilizie per costruire sono lentissime, specialmente nelle isole minori sono 4-5 le famiglie che coordinano, chiaramente anche nella politica, quello che sono le rivalutazioni, concessioni edilizie, eccetera, quindi se non hanno interesse nel momento semplicemente non si fa nulla, e quindi le case sono state comprate e rivendute all'infinito. Ci sono case che hanno avuto 20 compravendite in 10 anni. Ogni 6 mesi venivano comprate tutte le volte, caricandoci sopra le imposte, caricandoci sopra un piccolo guadagno, e si è passati anche, ripeto, a 5.000-6.000 euro al metro, anche in realtà come Coralejo nel nord di Fuerteventura, dove lo stipendio medio è 1.000 euro al mese. Queste case, aumentando i costi di acquisto, la gente che li prende per investimento, vanno ad essere affittate a un prezzo più alto, specialmente per chi vuole venire qui a vivere. Quindi si passa da affitti da 300 euro al mese a 1.200-1.300 euro al mese. Questo ha reso in difficoltà chi vuole vivere qui, ma paradossalmente la casa vacanza si sta guadagnando di meno oggi come casa vacanza rispetto a 10 anni fa. Ossia, io che sono proprietario di case vacanza dal 2017 a Fuerteventura, guadagnavo di più nel 2017 che oggi, con lo stesso identico immobile. Questo significa che oggi, essendoci più offerta che domanda, e la domanda l'abbiamo appena visto, si parla di milioni di turisti, quindi ci sono più case, comunque più case disponibili solo a turisti e non a residenti, perché è il problema, è il patatrac che ci può raccontare poi Stefano. Dall'altra parte abbiamo un problema proprio di base, che ci sono tutte queste case vacanza che per essere riempite bisogna abbassare costantemente i prezzi. Quindi per venire in vacanza oggi a Fuerteventura puoi spendere 200 euro a settimana, ed è un paradosso ma è così, ma per andare a vivere nella stessa casa il proprietario a meno di 1.000 euro al mese non te la dà. Cioè quindi guadagnerebbe di più mettendola a lungo termine che metterla a vacanza, ma preferisce metterla a vacanza per la questione occupazione, eccetera, eccetera, eccetera. Io so che entro in 1000 discorsi, ma vi do dei punti di riflessione, poi ci ragionate tra voi. La questione turismo, per arrivare al nocciolo del discorso, la questione turismo è andata aumentando talmente tanto, ma talmente tanto, e questo malcontento da parte del cittadino, anche tante volte nativo, che non ha una casa ereditata, piuttosto che non avendo accesso alla casa nuova, non avendo accesso a case popolari, perché qua si chiamano VPO, che sono le viviendas de protecciones oficiales, che il governo non fa, non avendo accesso a case economiche, perché loro erano abituati a comprare a 40.000, oggi si ritrovano a case da 200.000 e in un edificio di solo italiani, e ci sono solo la famiglia Mendes che vorrebbe viverci dentro, ma tutto italiano non vuole vivere in mezzo agli italiani, quindi non sanno neanche più loro dove andare. Hanno creato una manifestazione dando un po' colpa a tutto questo sistema dove il governo delle isole Canarie li ha abbandonati fondamentalmente, dove non ci date vie asequibles, quindi non ci date case economiche, non ci date una priorità a noi nativi, non ci date un limite al turismo, perché queste isole non possono stare tutti questi turisti, non date un limite a tutti gli stranieri che vengono a vivere qui. Quindi qui non stiamo parlando di europei, non parliamo di italiani, tedeschi, che siamo quelli che praticamente teniamo in piedi questo tessuto canario da 10 anni, ma parliamo di sudamericani, che sono tantissimi, colombiani, venezuelani, argentini, stanno riempiendo queste isole, principalmente appunto questi 3 paesi. Teniamo che sono 3 paesi complicati, e l'Argentina e il Venezuela stanno vivendo una realtà molto difficile. Quindi questo è quello che sta succedendo ora. Che cos'è fondamentalmente questo 18M? Un modo per dividere la popolazione locale con la popolazione residente straniera, con il turista che in realtà non c'entra niente, che anzi andrebbe ringraziato che viene lì e che tiene in piedi tutto, perché l'industria turistica, poi concludo, è il 35% del PIL di tutto l'arcipelago. L'industria turistica,
che di rimando il restante 50% di tutto quello che sono ristoranti, di quello che sono i bar, i servizi, le gite, i tour, eccetera, i noleggi, tutto quello che c'è, è tutto di rimando all'industria turistica. Se tu mi fermi l'industria turistica alle Isole Canarie, tu distruggi l'85% di quel che è il prodotto interno lordo che produce questo arcipelago, che nonostante questo prodotto interno lordo generato dal turismo è costantemente alla necessità di dover richiedere fondi europei per ogni scemata. Finché c'è l'Europa, e tanto loro sono indipendentisti, non vogliono l'Europa, ma finché c'è l'Europa che passa i soldi alle Isole Canarie, tutto si tiene in piedi. Quindi un sistema sanitario di livello altissimo rispetto a dove siamo, un sistema scolastico di livello altissimo rispetto a dove siamo, e un welfare in generale, perché qua c'è l'aiutino, la paghita, la chiamiamo noi qua, la paghita, l'aiutino, il reddito di cittadinanza, insomma, c'è per tutti, per ogni occasione, per ogni roba, e questo porta la gente a vivere una vita molto tranquilla e a figliare. Infatti qua tutti fanno tanti figli, vivono tranquilli, ed è importante avere la birra in frigo, il pacchetto di sigarette in tasca. La manifestazione è questa: vogliamo tornare a essere tranquilli perché le Isole Canarie si stanno trasformando in quello che è l'Europa, e noi non vogliamo quello che sta diventando l'Europa, vogliamo vivere tranquilli senza tutto questo turismo e avere una casa per noi economica. Sono un po' di moglie ubriaca e botte piene, effettivamente, però non di meno, allora non si ha diritto, diciamo, a far valere la propria voce. No, sono pienamente d'accordo, e quello del turismo sì, è un problema, effettivamente secondo me andrebbero sviluppate in modo diverso, perché appunto queste proteste non vanno a creare un senso di ok, cambiamo le cose, ma è solo per muovere e creare problemi. Io credo veramente che invece, se si iniziassero delle politiche turistiche molto più adatte e a creare, ecco, il progetto Pulse Migration vuole far scoprire le Isole Canarie anche per attrarre un pubblico turista più consapevole di quello che va a vedere, va a vivere, va a conoscere. Ecco perché sulla 2 settimane sarò a Tenerife e farò la live di Realtà Tenerife, quindi ovviamente il tema sarà in quest'isola, ma mi è piaciuto tantissimo il tuo intervento, che hai raccontato un po' tutte le varie isole, perché ragazzi, prima di prenotare un viaggio io consiglio sempre almeno andate a guardare dove andate, perché c'è un miliardo di persone che sono andate a Costa Calma, dove stiamo trasmettendo, che pensavano che fosse il posto con poco vento, perché l'agenzia disse vai a Costa Calma, c'è poco vento, dove a Costa Calma c'è il campionato del mondo di windsurf e kitesurf, quindi è lo sport del vento, quindi non può esserci il vento. Questo è un esempio che faccio sempre, che mi è rimasto impresso, ma è proprio per dare una sorta di educazione su venire qua, rispettate questo posto e vivetevelo come sono le Canarie. Quindi entrate nel flow, andate a conoscere il Macorero o il Cochero, c'è la gente del posto di ogni isola, ma anche la gente che vive nell'isola e che dà consigli a loro, e non tanto a chi non sa niente e dice cose a caso. Siamo andati oltre ogni orario, perché se no dovremmo concludere la live. Mi prendo ogni responsabilità. No, ma guarda, Non abbiamo potuto fare esatto. Eravamo per ascoltare e prendere appunti, quindi anzi, grazie mille dei tuoi interventi attraverso. Esatto, Nico, cioè, infatti ti volevo fermare, cioè, non ti volevo fermare, ma perché era veramente tanto interessante quello che stavi dicendo, ed è materiale preziosissimo, e quindi ho detto, preferisco magari tagliare altro, ma il tuo intervento, che non è che lo possiamo avere ogni giorno, era meglio lasciarlo andare. Quindi spero che anche il pubblico, nonostante abbiamo avuto, cioè abbiamo, mi sa, dei problemi con internet, ma credo che sia un po' anche Movistar che sta, oddio, che sta dando un po' ancora problemi. Direi, salutiamo, visto che sono già le 18. Grazie mille. Interventi. Grazie, è stato bellissimo, grazie per avermi, insomma, invitato a questa bellissima trasmissione. Come si dice qui, che il campo è tanta mucha mierda, come si dice qua, quindi che funzioni tanto, che la positive vibration davvero funzioni, un po' come buona vibra di appunto il canale che io porto da tanti anni cercando di far conoscere le isole con tutti i limiti che hanno, ma condividendole sempre anche nel punto di forza, e spero di potervi vedere presto. Sono d'accordo, e anche io tantissimo, e spero che riusciremo a costruire comunque un progetto insieme, un format. Bravissimo, bravo, hai preso la parola. Bella collaborazione fissa. Sarebbe perfetto, Nico. Io guarda, speravo che arrivassimo alla fine di questa puntata dicendo questo, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Assolutamente sì, con molto piacere, e davvero bravo, perché perpetri da tanti anni sempre, sei costante, capito? Non è la curva della determinazione che poi scende, spesso nelle mie conseguenze, è appunto la costanza, piccoli cerchi, piccole bombette, e sei stato costante per tanti anni e ti meriti davvero il successo che
sei bravo. Grazie mille Nico, davvero sei gentilissimo e ti dico, questo progetto l'ho rifatto, riniziato, ma questa volta credo che siamo sulla giusta lunghezza d'onda con anche Tom, che ringrazio tantissimo. Bravissimo anche Tom, bravo anche da dietro le quinte, è stato simpaticissimo prima, bravo davvero. Esatto, il grande Eros. Per tutto. Devo dire grazie a Stefano, a Eros assolutamente, che è in silenzio e in sordina dietro di noi, anche a te comunque avete una realtà veramente bella, e per me anche essere salito sul carrozzone, già capito le bandiere della vittoria, per me è facilissimo, diciamo, però davvero bravo Stefano, tutti dietro Positive Vibration, perché avete creato una realtà veramente molto bella, è un onore nonché un enorme piacere poter essere entrato a farne parte, ancora un po' con i piedi leggeri, perché ancora non lo sento mio, nonostante gli stia già da... Attenzione, un blocco di... Ti eri bloccato. No, comunque grazie Tom, davvero, anche le tue parole. E quello che voglio dire è che appunto siamo alla terza live e tutto lo dobbiamo macinare bene. Tra l'altro settimana prossima saremo live dal centro giovanile di Puerto Rosario, quindi vengo io a Puerto, ok? Perché abbiamo appunto una sorta di accordo, parleremo del ballo di Teffia, del giorno delle Canarie, visto che il 30 di maggio è il giorno delle Canarie, e ci saranno degli ospiti che verranno appunto lì al centro, e sarà una puntata ulteriormente diversa, e quindi stiamo costruendo piccoli format che poi sono certo che inizieranno a entrare nella testa della gente, nel cuore della gente soprattutto. Sì, senz'altro. Quindi allora Tom, Grazie mille, allora. a te Nico, grazie. Ciao, Nico. Grazie Ragazzi, mille. buona serata e buon lavoro a tutti. Grazie mille. Ciao Nico.